Rieccoci quest'oggi, come potete vedere, con ovviamente un nuovo video, ma già dall'inquadratura sicuramente ovviamente avrete capito che quest'oggi utilizzerò di nuovo un metodo molto bello e molto efficace, a mio avviso, che ovviamente permette la lettura dettagliata di ben 13 carte e ovviamente relative 13 posizioni, dunque il Palazzo degli Dei. Ovviamente, come avrete già anche letto dal titolo, quest'oggi partiamo ovviamente da una condizione, diciamo, di insoddisfazione, non necessariamente di solitudine. Quindi questo può essere un video rivolto anche a persone ovviamente impegnate, che però chiaramente stanno vivendo un, diciamo, momento da un punto di vista sentimentale per nulla soddisfacente. Vogliamo ovviamente cercare di capire, grazie al Palazzo degli Dei, che cosa abbia contribuito, anche se magari solo parzialmente, a questo momento di difficoltà, quindi da un punto di vista sentimentale. Partendo ovviamente dal passato, proprio perché voi sapete che comunque appunto il Palazzo degli Dei si occupa ovviamente del passato più recente, passato anche più lontano. Cercheremo di capire nel dettaglio invece il presente, che cosa magari vi riserva, in caso ad esempio ci possa essere qualcuno, ma perché no, magari di interessato segretamente a voi, oppure cerchiamo anche di capire a chi prestare magari la debita attenzione, e ovviamente occupiamoci anche di vari ambiti della vostra vita, cioè l'ambito amicale, l'ambito professionale, l'ambito familiare, quanto possano influire e quindi magari anche influenzare questa insoddisfazione, ok? E poi ovviamente cerchiamo di analizzare chiaramente il futuro da diversi punti di vista, quindi per esempio un futuro più a lungo termine, un futuro più a breve termine e ovviamente anche eventualmente qualche aiuto o perché no, purtroppo anche magari ostacoli portati dal karma e dal destino, d'accordo? Questo ovviamente, ragazzi, sarà un video a variante unica. Chi mi segue da tempo ovviamente lo sa che io appunto tendo ad alternare sul canale video a variante unica, come appunto in questo caso, a video a doppia, anche tripla o quadrupla variante. Questo ovviamente per cercare di venire incontro il più possibile ovviamente alle esigenze di chiunque. Ecco, in questo caso ovviamente sarà appunto un video a variante unica. Ovviamente, ragazzi, questo video, questa specifica a mio avviso è comunque importante, è inerente sia a persone impegnate, ufficialmente impegnate, quindi magari anche sposate, fidanzate, sia anche ovviamente a persone libere, single, d'accordo? Quindi un'insoddisfazione sentimentale molto profonda che voi potreste sentire appunto in questo momento, a prescindere dal fatto che voi siate o meno ovviamente impegnati o impegnate, d'accordo? Quindi cerchiamo ovviamente insieme di riflettere sulle cause che possano aver portato a questa, diciamo, insoddisfazione, d'accordo? Da un punto di vista chiaramente sentimentale, proprio perché io lo ribadisco sempre, ragazzi, la tarologia ha questo obiettivo, cioè riflettere insieme. D'accordo? Parliamone insieme, ovviamente, su ciò che possa aver causato chiaramente, magari anche dettagli che possano essere sfuggiti, per quanto appunto concerne alcune insoddisfazioni, magari anche sofferenze del passato, insoddisfazioni del presente e ovviamente anche su ciò che potrebbe chiaramente accadere in futuro, d'accordo? Quindi le stese tarologiche sono sempre un'analisi profonda, d'accordo? Quindi un entrare dentro se stessi, dentro ovviamente le proprie emozioni, dentro se stessi, dentro il proprio cuore. Dunque, per il principio di sincronicità, direi che appunto possiamo iniziare a mescolare gli arcani, questo meraviglioso mazzo di Romantic Tarot.
E dunque ovviamente cerchiamo appunto di capire ovviamente la vostra vita sentimentale che piega prenderà, in particolar modo appunto in futuro. Cerchiamo di analizzare però ovviamente anche nel dettaglio il passato e il vostro presente. Vediamo un po'. Perfetto. Allora, iniziamo ora appunto a distribuire le carte sul tavolo di stesa secondo il metodo del Palazzo degli Dei. Vediamo un po'. Allora, perfetto, come sempre ovviamente ragazzi allontaniamo il resto del mazzo dal tavolo di stesa che è già ovviamente particolarmente ricco appunto di carte, come potete vedere qui abbiamo appunto le 13 carte di cui vi ho parlato appunto poco fa. Iniziamo ovviamente con la prima posizione, dunque in prima carta abbiamo il passato ovviamente più lontano, quindi da qualche settimana, diversi mesi fa. Seconda posizione ovviamente il passato più recente, quindi addirittura da poche ore, ma anche a pochi giorni, poche settimane fa. Terza posizione presente, quindi cerchiamo di capire obiettivamente il vostro presente, se vi riserva, perché no, magari delle sorprese ovviamente. Quarta posizione, cerchiamo di capire il vostro comportamento, come viene letto ovviamente e interpretato da altre persone, quindi dagli altri, da eventuali vostri appunto corteggiatori, cioè come vi vedono le altre persone, come leggono il vostro comportamento le altre persone. Quinta e sesta posizione, due carte che vanno lette insieme, i problemi reali ragazzi, cioè il blocco, ciò che ha portato obiettivamente comunque a questa diciamo insoddisfazione sentimentale, ma più che altro ciò che impedisce a voi ad oggi di avere il pieno controllo della vostra vita sentimentale o comunque in qualche modo di essere soddisfatte pienamente. Settima posizione, ciò che voi vorreste, ovviamente, se aveste appunto la bacchetta magica. Ottava posizione, ciò che voi dovreste fare e che invece diciamo sino ad ora o non avete fatto o vi hanno impedito di fare, quindi i sacrifici necessari, ovviamente. Nona posizione, l'ambiente di lavoro professionale, come ovviamente possa in qualche modo, diciamo, intralciare il vostro cercare l'amore e magari anche trovarlo. Decima posizione, come l'ambiente familiare invece, magari genitori, fratelli, sorelle, problematiche familiari, partner, d'accordo? Possano in qualche modo impedirvi una sorta di serenità. Undicesima posizione, la linea di tendenza futura, cioè che cosa vi accadrà, quali sorprese, novità ovviamente in amore
entro breve tempo, quindi prossime settimane. 12ª posizione, penultima carta, eventuali aiuti esterni da amici, parenti, eccetera, piuttosto che per esempio dal karma. Ovviamente se in questa posizione compare una carta negativa, vuol dire che evidentemente non riceverete particolari aiuti. Ultima carta, 13ª posizione, il futuro. Ovviamente che cosa vi accadrà? Chiaramente in amore, entro ovviamente ragazzi le prossime settimane, i prossimi mesi, oppure in particolar modo ovviamente a seconda del valore della carta. Voi sapete che ogni singolo arcano, in particolar modo gli arcani maggiori, hanno ovviamente delle tempistiche ben precise. D'accordo? Arriviamo ora alla prima posizione. Allora, qui abbiamo un bellissimo imperatore, quindi sicuramente nel vostro passato comunque qui c'è un uomo che per voi è stato molto importante. L'imperatore può essere un compagno, può essere appunto un fidanzato, un marito, può essere comunque qualcuno che in qualche modo avete, diciamo, frequentato e che per voi è tutt'oggi evidentemente ancora un imperatore, cioè una persona che ovviamente per voi conta tanto. L'imperatore aveva dal vostro punto di vista, diciamo, tutte le caratteristiche per essere la persona giusta per voi, quindi è una persona che obiettivamente a voi è piaciuta tanto, una persona che avete ovviamente amato e dalla quale, se non altro, inizialmente vi siete sentite amate, quindi vi siete sentite ricambiate. Ora, l'imperatore è un uomo ovviamente molto forte, è un uomo chiaramente di polso, è un uomo che però a volte può anche scivolare nell'egoismo, perché l'imperatore tende, diciamo, a voler, tra virgolette, comandare un po' su tutti, è un imperatore. Quindi questa persona potrebbe essersi imposta in maniera ovviamente non corretta nei vostri confronti, magari anche a volte bloccando, per esempio, delle vostre aspirazioni, ad esempio sentimentali piuttosto che professionali, cioè una persona che non è riuscita in qualche modo a soddisfare appieno i vostri desideri, perché in primo ordine metteva se stesso. Ripeto, l'imperatore è una carta molto bella e molto positiva, però purtroppo spesso identifica energie maschili molto forti, anche molto protettive, che però possono a volte, diciamo, esagerare, quindi magari diventare molto possessive, molto gelose, oppure persone che possono risultare particolarmente egoiste. Cioè l'imperatore, diciamo, tende ovviamente a appunto dirigere gli altri, a comandare appunto sugli altri. Quindi questa persona potrebbe aver esagerato nel voler imporre, per esempio, al vostro rapporto un determinato futuro. In caso, per esempio, voi possiate aver chiesto a questa persona di impegnarvi maggiormente, magari attraverso un fidanzamento ufficiale oppure con un matrimonio, questa persona potrebbe avervelo negato, oppure potrebbe avervi, tra virgolette, accontentato per poi invece dimostrarsi particolarmente ritroso. È un esempio, cioè è una persona che comunque ha messo sempre davanti, diciamo, più che altro le sue necessità, i suoi bisogni, il suo volere, il suo ego rispetto ovviamente a voi e al vostro rapporto. Cioè l'imperatore spesso può risultare particolarmente rigido e duro, quindi una persona che ascolta unicamente se stessa, una persona
che, vi ripeto, mette nella scala delle priorità prima il suo benessere e poi ovviamente quello degli altri. Ha tante ottime qualità, è un uomo molto focoso, è un uomo appassionato, però purtroppo, vi ripeto, a volte può scivolare nell'intransigenza, nell'impazienza, oppure appunto può diventare una persona molto egoista. D'accordo? Potrebbe essere una persona anche molto possessiva, una persona gelosa, che quindi diciamo vi ha deluso, o comunque questa persona ha iniziato diciamo a deludervi particolarmente. Potrebbe essere una persona che magari non ha mai corrisposto realmente il vostro sentimento. Generalmente l'imperatore è una persona impegnata, quindi potrebbe appunto essere stato diciamo per voi un amante, una frequentazione segreta che però non ha preso per esempio la piega che voi avreste voluto, ossia potrebbe questa persona non aver mai scelto tra voi la compagna, d'accordo? Quindi comunque una persona che ha sempre messo in primo ordine i suoi interessi, il suo benessere, poi arrivava ovviamente il volere dell'altra persona o il benessere dell'altra persona, però sicuramente nella vostra vita comunque c'è stato diciamo un individuo, un'energia maschile che ovviamente per voi è stata sicuramente molto importante più di altre ovviamente. Vi ripeto, una persona forte, per carità, coraggiosa, anche esteticamente per voi comunque piacente, fascinosa, che però obiettivamente, vi ripeto, vi ha deluso in particolar modo proprio a causa del suo egoismo. Ora invece appunto affrontiamo la seconda posizione, sedicesimo arcano maggiore, la torre. Allora, inerente ovviamente agli ultimi accadimenti, anche ovviamente interiori, sicuramente dell'ultimo periodo. Ovviamente il titolo di questo video è insoddisfazione sentimentale, quindi sicuramente partiamo da un dato di fatto che ci viene confermato dalla carta della torre, cioè obiettivamente sicuramente il vostro grado di soddisfazione, cioè l'asticella del vostro grado di soddisfazione si è notevolmente abbassata, in particolar modo appunto negli ultimi periodi, quindi ultimi giorni magari anche, oppure anche ultime settimane. La carta della torre parla sicuramente di eventi esterni che possono in qualche modo avervi deluso particolarmente, quasi diciamo scioccandovi. Cioè, la carta della torre parla di, per esempio, scoperte, situazioni negative, menzogne, atteggiamenti particolarmente deludenti o strani che possono in qualche modo avervi particolarmente, diciamo, deluso. La torre parla proprio del desiderio profondo di allontanarsi o da una persona in particolare, quindi un compagno ufficiale piuttosto che un marito, un fidanzato, oppure anche semplicemente una frequentazione, o addirittura diciamo in qualche modo ecco prestare attenzione all'amore e ai sentimenti. Cioè la torre parla di chi diffida profondamente, proprio interiormente, dell'amore, dei rapporti sentimentali a seguito di una cocente delusione, perché ripeto, la torre potrebbe essere inerente alla scoperta di un tradimento, oppure per esempio alla scoperta di reali progettualità inerenti a una determinata persona, cioè voi potreste aver frequentato una persona che aveva parlato di impegno serio per poi invece scoprire che questa persona voleva tutt'altro fuorché ovviamente un impegno serio. Cioè la carta della torre parla di situazioni scioccanti per il consultante, per la consultante, che hanno portato quindi in qualche modo a dire alt, un momento, fermiamoci, cerchiamo di capire. Ovviamente tra l'altro questa torre è accanto alla carta dell'imperatore, quindi questa diciamo insoddisfazione, questa grande delusione potrebbe proprio derivare da questo imperatore,
potrebbe questo imperatore aver proprio causato questa torre, quindi un comportamento particolarmente, vi ripeto, irrispettoso, non necessariamente un tradimento, ma un comportamento irrispettoso che obiettivamente a voi proprio non è assolutamente andato giù. D'accordo? Quindi sicuramente da questo punto di vista siete particolarmente deluse. Quindi conferma ovviamente il titolo della stesa. Una delusione però che non parte da una vostra cattiva predisposizione nei confronti dell'amore, cioè il problema non siete voi. La carta della torre identifica problematiche che arrivano da terzi, dall'esterno, cioè qualcosa che il soggetto della stesa o il consultante ha subito. Cioè la torre è qualcosa che in qualche modo il consultante o la consultante appunto ha vissuto suo malgrado, qualcosa di scioccante, qualcosa che obiettivamente vi ha ferito particolarmente, per cui in qualche modo ha reso, diciamo, il vostro cuore sulla difensiva per quanto concerne appunto l'amore, o comunque stanche, cioè siete semplicemente stanche di situazioni che non decollano, che non vanno come voi avreste voluto, situazioni che poi, come tipico della torre, nascondono insidie. Cioè nascondono, diciamo, delle relazioni basate non appunto su basi solide. D'accordo? Questa torre appunto crolla perché le basi non sono stabili. D'accordo? Quindi obiettivamente, evidentemente avete vissuto una conoscenza, ma anche magari più di una, con persone deludenti che si sono presentate in un determinato modo, ma che poi hanno mostrato, ahimè, l'altra faccia. Quindi il volto nascosto. D'accordo? Quindi evidentemente la loro vera identità o comunque le loro vere intenzioni, questo sicuramente, d'accordo? Quindi c'è stato un evento, anche più di uno, in particolare che vi ha proprio deluso, la torre, che vi ha scioccato, qualcosa che voi non avete provocato, su cui voi non c'entrate assolutamente nulla, dovuto, vi ripeto, a menzogne o omissioni furbette da parte di altre persone. Quindi sicuramente queste persone vi hanno profondamente deluso. La torre parla proprio di delusione, parla proprio di shock, obiettivamente. Affrontiamo ora la terza posizione, ossia il presente. Allora, qui abbiamo il 5 di denari. Allora, ragazzi, la carta del 5 di denari è una carta che parla di, vedete, divertimenti pratici, diciamo, fisici, di attrazione, di feeling, però parliamo di denari. Quindi il feeling, ovviamente, e il rapporto con una o più persone in qualche modo può essere unicamente di natura erotica e ovviamente fisica. Cioè, in caso voi in questo momento, nel momento presente, siate per esempio corteggiate da una o più persone, ovviamente gli arcani vi ricordano che chiaramente questa tipologia di corteggiamento ha come, diciamo, unica finalità ovviamente la sessualità, proprio perché è un seme di denari, d'accordo? Quindi persone che obiettivamente hanno dei bisogni, delle necessità fisiche, perché voi piacete molto a queste persone, perché il 5 di denari parla proprio in assoluto di grande soddisfazione erotica, quindi queste persone danno per scontato di poter, diciamo, vivere in maniera molto soddisfacente il rapporto con voi da un punto di vista erotico. Persone che però, mi raccomando, non vogliono in questo momento, non vogliono altro. Quindi questa è una carta, diciamo, che già in qualche modo vi avvisa di non, ecco, magari farvi castelli in aria per in qualche modo appunto immaginare un finale da favola, d'accordo? Cioè rimanete con i piedi per terra. Il 5 di denari è una carta che
ha una grande positività per quanto riguarda l'aspetto erotico, ma per quanto riguarda l'aspetto sentimentale è una carta che parla di povertà, d'accordo? E di carenza. Quindi è chiaro che, vi ripeto, in caso voi abbiate anche una storia segreta, per esempio con una persona impegnata, attenzione che appunto questa persona impegnata nel momento presente non ha interesse né intenzione di in qualche modo appunto chiudere il rapporto ufficiale, bensì è una persona che in questo preciso momento ha un interesse, diciamo, meramente erotico, d'accordo? Questo non soltanto in caso voi abbiate una storia con una persona impegnata, anche in caso voi siate comunque corteggiate da più di una persona, ecco, sappiate che queste persone in questo momento, nel momento presente, non hanno altro interesse se non appunto un interesse fisico, proprio perché 5 di denari è una carta che parla di bellezza estetica, di sensualità, di femminilità, quindi voi piacete molto a livello fisico alle altre persone, ma sono, ripeto, persone attratte, d'accordo? Quindi non sono persone disposte progettualmente, almeno, ripeto, nel presente, a qualcosa di più profondo, d'accordo? Però effettivamente il 5 di denari ci parla non di uno solo, ma di più di una persona, appunto di più di un corteggiatore interessato a voi. In caso ovviamente voi vogliate vivere una storia molto leggera, diciamo comunque molto gioiosa e molto soddisfacente da un punto di vista chiaramente fisico, qui le opportunità ce le avete assolutamente già nel presente, ok? O comunque ce l'avreste in caso ovviamente per voi sia una priorità, d'accordo? Cioè vivere un rapporto molto spensierato, diciamo, ecco, unicamente da quel punto di vista. Ecco, in caso invece voi vogliate qualcosa di più serio e importante, il 5 di denari, ecco, rimanda ad una situazione un po' differente, cioè ricorda al consultante, alla consultante, che le persone che ad oggi vi circondano, amici, colleghi, corteggiatori, eccetera, ecco, sono persone interessate unicamente all'aspetto erotico, perché voi piacete molto fisicamente, d'accordo? Quindi sicuramente avreste la possibilità di, diciamo, godere, ecco, di momenti eroticamente importanti, però solo questo, perché il 5 di denari è una carta che parla di ricchezza materiale ma povertà interiore, povertà morale. Attenzione inoltre, appunto, a proposito, che molte persone vi ronzano attorno potrebbero appunto essere persone impegnate, quindi attenzione alle menzogne, perché potrebbero magari fingere di essere libere, invece non lo sono, perché di solito il 5 di denari ha come, diciamo, classica definizione cartomantica l'amante, d'accordo? Quindi persone che potrebbero volervi frequentare con però già qualcuno presente, quindi qualcuno che non li soddisfa più e dunque chiaramente loro vanno a cercare altrove, quindi piacendo voi particolarmente appunto in maniera molto evidente, queste persone si stanno rivolgendo a voi o vorrebbero rivolgersi a voi, d'accordo? Quindi attenzione, ecco, a queste persone, a qualche magari menzogna di troppo, perché il 5 di denari rimanda proprio anche al cercare l'amante, cioè al voler vincere la noia per cercare un elemento in più che possa, ecco, spezzare questo momento di insoddisfazione erotico che riguarda loro. Questi signorini, d'accordo? Vediamo ragazzi ora in quarta posizione come gli altri vi vedono. Allora, regina di spade, come darvi torto. Allora ragazzi, vi vedono in maniera molto severa, cioè come delle donne, vedete, che hanno a propria difesa molte spade, quindi comunque delle donne spesso irraggiungibili, cioè delle donne in particolar modo in questo momento, in passato no, ma
in questo momento, in particolar modo, vi vedono come delle donne che tendono a ragionare molto, mentale, prima di lasciarsi andare. Cioè delle donne temibili, delle donne agguerrite, che difficilmente possono circuire e imbrogliare, ma meno male. Cioè hanno un'immagine di voi molto per loro temibile, cioè vi vedono come delle donne non facilmente raggirabili, ripeto, ma meno male. Ovviamente anche in caso voi siate particolarmente turbate, magari tristi e fragili in questo momento, gli altri però non vi vedono in questo modo, Vi vedono come delle persone molto forti, come delle persone, vi ripeto, combattive sul bellicoso andante, capace di tenergli testa e anche di farli soffrire. Donne intelligenti, spade molto intelligenti, perché le spade parlano di un mentale molto importante, che prende sempre il sopravvento rispetto, per esempio, ai sensi. Quindi donne in grado di valutare bene i pro e i contro di una situazione senza lasciarsi trasportare appunto dal desiderio fisico, dai sensi. Cioè donne in cui il mentale è molto più potente e forte rispetto a qualsiasi loro tentativo di raggiro. Ripeto per la terza volta, ma meno male, perché queste persone, come vi dicevo con il 5 di denari, ragazzi, partono obiettivamente con un piedino un po' sbagliato, ossia diciamo con l'intenzionalità, se vogliamo in qualche modo, vi ripeto, di magari raccontarvi qualche bugia di troppo, di fingere di essere single e liberi. Invece abbiamo detto che potrebbero essere per la maggior parte persone impegnate, potrebbero raccontarvi eventualmente di una progettualità importante, seria. In realtà sono persone che cercano un rapporto molto facile, tra virgolette. Ecco, uomini, evidentemente, questi signorini che non sono abituati ad avere evidentemente di fronte a sé una donna invece con una moralità integra, evidentemente uomini abituati a donne raggirabili, donne in qualche modo troppo facilmente gestibili, ecco che questi uomini di fronte a voi rimangono quasi scioccati, proprio perché ovviamente in questo caso vedete che la regina è una carta successiva al 5 di denari, quindi è come se voi con il vostro, diciamo, atteggiamento riusciste a bloccare ogni tentativo da parte di queste persone di raggirarvi per indurvi al ruolo di amante, come dicevo prima con il 5 di denari. Quindi, in realtà, queste persone sanno, o se non altro le persone che vi ronzano attorno nel momento presente, vi ripeto, sanno di non poter tirare troppo la corda, di non poter giochicchiare troppo con i vostri sentimenti, perché obiettivamente siete donne da lotta dura senza paura. Cioè, queste persone hanno un po' paura di voi, perché la regina di spade è una donna che mette un po' di soggezione, cioè è una donna molto forte. È una donna che ha sofferto, perché come tutti i personaggi di spade non è vero che non hanno un cuore, ce l'hanno il cuore, ma sono persone che a seguito di cocenti delusioni sono in qualche modo molto più diffidenti, ci sta, Cioè vanno con i piedi di piombo, ma ci sta andarci con i piedi di piombo, soprattutto dopo una torre. D'accordo? Quella che abbiamo visto in seconda carta. Quindi queste persone sanno che con voi non possono scherzare. La regina di spade è una donna dura, è una donna molto severa, tra l'altro è una donna che giudica ed è una donna che taglia, ovviamente perché ha le spade, quindi è una donna che potrebbe dall'oggi al domani tagliare, diciamo, un rapporto, quindi chiudere un rapporto senza problemi, proprio perché magari non
la soddisfa particolarmente. Quindi hanno un'immagine di voi, vi ripeto, di donna molto dura, di donna molto severa, d'accordo? Però attenzione, una regina, d'accordo? Quindi una donna che ha pieno controllo della propria esistenza e della propria emotività. Attenzione, al di là di come voi vi sentiate, però obiettivamente gli altri colgono in voi questo sentimento di, diciamo, freddezza, di indisposizione, diciamo, e di diffidenza nei confronti loro e dell'amore e anche dell'erotismo. Cioè, la regina di spade non è, grazie a Dio, una donna dai facili costumi, è proprio il contrario. Cioè, è una donna che tende a darsi valore, ragiona molto, il mentale, ragiona in maniera molto lucida e di conseguenza, conscia e consapevole del suo grande valore perché è una regina, di conseguenza non si dà ovviamente via al primo offerente. Quindi vi temono ma vi stimano, Guardate che hanno un'idea di voi molto bella. Questo ovviamente, ripeto, le persone che in qualche modo vi ronzano attorno nel presente, d'accordo? Perché questa è la posizione del presente. Ecco, è chiaro che questa è un'immagine, a mio avviso, sicuramente molto positiva, che potrebbe bloccare magari alcune persone nel farsi avanti, ma chi blocca, ragazzi, fondamentalmente? I furbi, quelli che vi vogliono imbrogliare. È chiaro che se un uomo, ovviamente con intenzionalità negative, si trova davanti una regina di spade, ovviamente sa che con la regina di spade non può scherzare più di tanto, di conseguenza desiste ovviamente dai suoi propositi e di conseguenza si leva dalle ma meglio così, voglio dire, piuttosto che avere gente che ci prova in maniera magari forsennata, sapendo di avere comunque delle cattive intenzioni e consapevole del fatto che voi siate troppo morbide, è chiaro che poi queste persone arrivano direttamente dove vogliono. In realtà l'atteggiamento della regina di spade è un modo intelligente per scremare e quindi, se non altro, allontanare i malintenzionati. D'accordo? Quindi in realtà questo vostro atteggiamento sta bloccando il 5 di denari. Quindi persone in malafede che possano volersi avvicinare a voi con cattive intenzioni. Quindi in realtà il vostro atteggiamento ad oggi è nel presente ben riposto. Cioè state scremando parecchio e questo è un consiglio che vi viene dato anche in riferimento al futuro, cioè è importante essere assolutamente lucidi e consapevoli circa il proprio valore, in modo, vi ripeto, da capire quali siano le persone giuste e quelle sbagliate, in modo da vedere lucidamente e immediatamente chi si ha di fronte, senza farsi trasportare per esempio dal desiderio fisico, dai sentimenti, dalle emozioni. Cioè è corretto in questo momento avere questo tipo di comportamento, Anzi, vi viene consigliato proprio perché abbiamo come carta precedente, anzi come due carte precedenti, una torre e un 5 di denari. La regina di spade è proprio ad hoc, come carta successiva rispetto a questi due arcani, perché blocca qualsiasi tentativo di menzogna, omissione, essere imbrogliate, quindi anche deluse nuovamente, ferite, ok? Quindi ci vuole lucidità e la lucidità ovviamente della regina di spade in questo momento è la risorsa giusta, cioè guardarsi dentro, guardare al proprio valore e ovviamente non lasciarsi trasportare dal desiderio, dalle emozioni e da situazioni che poco hanno a che fare con il vostro valore. D'accordo? Quindi dedicare del tempo a persone inutili e a situazioni inutili che vi farebbero semplicemente soffrire. È giusto scremare in maniera seria, ovviamente severa, come fa la regina di spade. Ora arriviamo alla quinta e sesta posizione. Allora, e qui abbiamo il 4 di spade e ovviamente in questa posizione abbiamo la carta del sole. Allora ragazzi,
Queste due posizioni, come vi ho detto ovviamente poco fa, inizio stesa appunto, vanno lette insieme e rappresentano l'effettivo blocco, cioè ciò che impedisce praticamente al consultante e alla consultante di raggiungere i suoi obiettivi, quindi in questo caso di avere una vita sentimentale soddisfacente. Allora ragazzi, il 4 di spade in questo mazzo rappresenta il valzer viennese, ossia morire e rinascere tante volte quanti sono i giri dei valzer, un passo dietro l'altro, continuamente, un po' come una sorta di fenice che rinasce dalle proprie ceneri, all'infinito, in maniera prudente, silenziosa, come tipico di una carta di spade. Questa è una carta molto bella, a mio avviso veramente significativa. Generalmente il 4 di spade è una carta che parla di guarigione. È una carta che parla di appunto morire e rinascere, quindi una situazione di in qualche modo cambiamento, un'evoluzione importante, un giro di boa, appunto il giro di valzer. Quindi un chiudere un ciclo negativo per iniziarne uno completamente nuovo e dar vita al sole. Allora, il sole è una carta stupenda, probabilmente è, direi, la carta più bella dell'intero mazzo, perché rappresenta il successo, rappresenta il calore dell'amore, quell'amore che scalda, quell'amore che permette guarigione, quindi il 4 di spade. In questo momento quello che vi viene consigliato è di avere un atteggiamento 4 di spade, quindi di nuovo spade, molto razionale, prudente, accorto, scremare, come vi ho detto prima, con la regina di spade, per non incappare in utili errori, in frequentazioni inutili. È una carta che parla di un atteggiamento, vi ripeto, discreto, anche silenzioso, prudente, comunque molto lucido, che permetta di appunto rinascere. È una carta che parla di guarigione, quindi dedicatevi a voi, dedicate del tempo a voi stesse, al vostro corpo, alla vostra salute, dedicate del tempo alla vostra salute fisica e mentale. Cercate di dare unicamente spazio in questo momento, in particolar modo ovviamente a voi stessi. È una carta che immediatamente accende ovviamente i riflettori su concetti importanti di saggezza, di equilibrio, di ordine, di prudenza, ma comunque di coraggio, costanza e determinazione. Cioè tutto, dice il 4 di spade, si può risolvere, tutto può migliorare, basta semplicemente continuare imperterrite sulla vostra via, che è una via di guarigione, è una via che parla di chiusura con il passato, chiusura con determinati personaggi, abitudini, relazioni che vi hanno fatto male sino ad ora, per aprirsi al sole, a qualcosa che finalmente vi ridia calore, gioia, felicità. La contrapposizione tra 4 di spade e sole è la stessa identica contrapposizione tra freddezza e passione, tra distacco e calore, tra allontanamento e vicinanza. Cioè qui ci sono delle persone da allontanare. Dovete dedicare del tempo a voi stesse, non perdendo più tempo in rapporti inutili. Il 4 di spade parla di una saggia amministrazione della vostra vita, del vostro cuore, dei vostri sentimenti. Quindi evitate inutili sforzi, dice il 4 di spade, per ballare un valzer che a voi non appartiene, con un compagno che non fa per voi. Quindi parla di cambiamento, parla di, ripeto, necessità di guarigione.
Ma ovviamente, ragazzi, per ottenere tutto questo è fondamentale, dice il 4 di spade, che voi vi avviciniate il più possibile al sole, il prima possibile, cioè che voi vi allontaniate da individui, situazioni, abitudini che non fanno per voi. Il sole c'è, quindi la felicità c'è. Si tratta però di procedere con coraggio verso questo cambiamento, perché altrimenti il cambiamento e ovviamente il vostro giungere al sole subirà dei piccoli ritardi. Il sole è una carta veramente molto bella, vi ripeto, è la carta più bella del mazzo e ovviamente è una carta che tende anche chiaramente a alleggerire in qualche modo la negatività di tutte le altre carte presenti in una stesa, d'accordo? Quindi è anche una sorta di carta portafortuna. Quindi sicuramente le difficoltà non saranno così grandi, d'accordo? E le tempistiche non saranno così lunghe, proprio perché la carta del sole accorcia le distanze, ok? Verso la felicità, perché voi ce l'avrete la felicità e il sole parla di amore, è la carta che per eccellenza parla d'amore, parla di un rapporto soddisfacente, parla di un'unione, un rapporto di coppia con la persona giusta, con l'anima gemella, d'accordo? Però è chiaro che le tempistiche possono subire un rallentamento a causa appunto della necessità da parte vostra di, se vogliamo, anche un po' isolarvi rispetto a certe situazioni e soprattutto tagliare i ponti con determinate abitudini, frequentazioni e persone sbagliate. D'accordo? Quindi il 4 di spade parla di rinascita, d'accordo? Quindi comunque un nuovo giro di valzer con un nuovo partner di ballo che ci sarà, perché il sole ovviamente ce lo ribadisce, ma le cui tempistiche dipendono ovviamente dalla vostra concentrazione in riferimento alla riuscita di questo nuovo valzer con questo nuovo partner di ballo. Cioè più voi sarete concentrate su voi stesse, sul dedicarvi a voi stesse, sull'allontanare, come tipico delle carte di spade, tagliare con situazioni del passato che vi rallentano e che non vi fanno bene, ovviamente più tardate a portare avanti questo percorso di cambiamento e quindi di rinascita dalle vostre ceneri, più ovviamente il tempo può allungarsi in riferimento al raggiungimento del sole, d'accordo? Però è chiaro che, vi ripeto, le tempistiche non sono così lunghe e sicuramente le difficoltà sono assolutamente superabili, ma ovviamente sono carte che parlano di costanza, parlano di saggezza, parlano di un guardare lucidamente a chi abbiamo di fronte a noi. Come vi ho detto prima con la regina di spade, senza farvi castelli in aria, dedicate del tempo a voi stesse, alla vostra guarigione, alla vostra salute mentale, psichica, fisica. Date importanza alla vostra vita, mettetevi sempre come priorità. Questa è una cosa che io ripeto sempre in tutti i video. Ragazze, mi raccomando, dedicate del tempo a voi stesse. D'accordo? Ridate smalto e valore alla vostra persona, alla vostra vita. E ovviamente cosa può aiutare questo? Allontanare persone sbagliate che vi fanno perdere tempo e che di conseguenza rallentano ovviamente le tempistiche di riuscita. D'accordo? Cioè più voi perdete tempo con determinate persone sbagliate, è chiaro che più tempo starete lontane da questo sole e non mi sembra il caso. Perché sono persone che obiettivamente rallentano anche la vostra guarigione, quindi il vostro benessere, e questo non va bene. Quindi questo può rappresentare, diciamo, in questa posizione un piccolo blocco, cioè il continuare, diciamo, a girovagare lungo situazioni, persone, frequentazioni che obiettivamente non vi fanno bene. Bisogna tagliare, come ovviamente è tipico delle spade. Vediamo ora, ragazzi, in ovviamente questa posizione successiva,
che cosa voi vorreste. E qui abbiamo la regina di denari. Allora ragazzi, la regina di denari è una donna pienamente soddisfatta, una donna assolutamente appagata. Potete vedere appunto che questa bellissima ragazza ha un viso appunto comunque sereno, tranquillo, comunque una persona, vi ripeto, soddisfatta su più fronti ovviamente, ma essendo una regina di denari, in particolar modo una donna appagata anche da un punto di vista fisico. Dunque, evidentemente, in realtà ciò che vi manca non è soltanto l'apporto sentimentale, ma è anche vivere una fisicità che vada all'unisono ovviamente con i sentimenti e che dunque sia altrettanto appagante. Voi sapete che i denari sono ovviamente carte inerenti all'appagamento materiale, al benessere fisico. Quindi la regina di denari in accezione positiva è una donna appassionata, è una donna focosa, è una donna passionale appunto, e in questo ambito in particolar modo molto soddisfatta. Quindi evidentemente avete anche trovato partner non soltanto bugiardelli e poco magari anche fedeli, ma obiettivamente persone che evidentemente, almeno non tutte, da un punto di vista erotico non sono riuscite a soddisfarvi appieno. Vi avevo detto a inizio stesa che appunto questo imperatore, pur essendo comunque un uomo molto passionale, un uomo anche però molto egoista, quindi anche in ambito erotico, potrebbe aver, diciamo, badato unicamente al proprio soddisfacimento, poco importandosene invece del vostro. Quindi anche in questo ambito evidentemente voi avete delle ambizioni, delle necessità che evidentemente sino ad ora in qualche modo non sono state soddisfatte. Tra l'altro la regina di denari parla di generosità, quindi vi ripeto, non avete trovato anche in questo ambito persone particolarmente, diciamo, ecco, generose, cioè persone che non si sono date, diciamo così, ecco, in maniera del tutto soddisfacente, bensì persone appunto al contrario, non generose ma molto egoiste. Quindi obiettivamente voi avete voglia, avete bisogno di profitti, cioè obiettivamente di soddisfacimento anche da un punto di vista erotico. La regina di denari parla anche di fiducia, parla di lealtà, parla proprio di potersi fidare appieno di una determinata persona, quindi ovviamente fino ad ora sicuramente avrete incontrato persone nelle quali questa regina di spade, in particolar modo la regina di spade che abbiamo visto appunto poco fa, ecco, persone nelle quali la regina di spade non ha riposto alcuna fiducia o non può riporre fiducia, d'accordo, perché persone sbagliate, perché persone che si sono comportate in maniera obiettivamente gretta nei vostri confronti, persone che vi hanno magari tradito e mentito. Quindi è chiaro che per la regina di denari è fondamentale anche un appagamento ovviamente materiale ed erotico, d'accordo? Quindi è una, diciamo, donna che ha bisogno di un appagamento anche sessuale che sia totale, d'accordo? Di conseguenza la regina di denari ha anche questo obiettivo ed è anche il vostro obiettivo, evidentemente, perché anche in quest'ambito, ripeto, non siete state particolarmente fortunate, o se non altro non con tutti, o se non altro non con la persona che magari a voi piaceva di più, cioè qualcuno evidentemente da quel punto di vista vi ha deluso. Ora avreste anche bisogno, come tipico della regina di denari, appunto di una storia che vi scaldi il cuore, come ovviamente ci racconta la carta del sole, ma anche e soprattutto i sensi. Quindi avete voglia proprio di godere appieno della vita a 360 gradi e ovviamente ne avete di che ben donde. Vi ripeto, qui partiamo da questa torre, da questo 5 di denari, quindi comunque persone obiettivamente non giuste. Ora affrontiamo l'ottava carta, ossia appunto che cosa voi dovreste fare, e qui abbiamo il re di coppe. Allora ragazze,
Il re di coppe è un consiglio, a mio avviso, quanto mai intelligente, ma perché no? Allora, questo affascinante, appunto, re di coppe rappresenta, appunto, un uomo adulto, un uomo molto saggio, un uomo coppe che non ha paura dei sentimenti, quindi una persona forte, una persona matura, perché ovviamente è un re, una persona disposta comunque ad impegnarsi anche sentimentalmente. Ora, il re di coppe potrebbe essere qualcuno che voi già conoscete, quindi fa già parte della vostra, diciamo, schiera di conoscenze, potrebbe essere un collega, potrebbe essere un amico che però evidentemente non prova amicizia nei vostri confronti, potrebbe essere un conoscente semplicemente, oppure potrebbe essere una persona che andrete a breve a conoscere, perché comunque le coppe rappresentano tempistiche veloci, quindi sicuramente qui c'è una persona che o è già interessata a voi, oppure voi conoscerete a breve una persona, quindi entro al massimo, grosso modo, le prossime settimane. Ecco, un uomo, perché parliamo di un re di coppe, quindi un uomo, non è un ragazzino, una persona adulta, una persona intelligente, ma soprattutto una persona che crede nell'amore, perché parliamo di un re di coppe, questo non ha paura di amare, cioè anzi vive per amare quest'uomo. Per aiutarvi anche a capire chi possa essere, il re di coppe può appartenere o ad uno dei 3 segni d'acqua, quindi Scorpione, Cancro oppure Pesci, oppure può avere l'ascendente in uno di questi 3 segni zodiacali, può essere ascendente Scorpione, ascendente Cancro o ascendente Pesci, oppure può avere un tema natale ricco dei segni d'acqua nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quali sono questi pianeti? La Luna, Venere, ovviamente Marte, chiaramente Mercurio, d'accordo? Quindi questa persona, vi faccio un esempio, potrebbe essere del segno del Cancro e avere per esempio l'ascendente in Pesci, è un esempio, oppure potrebbe essere del segno dello Scorpione e avere magari Marte in Scorpione, d'accordo? E Mercurio altrettanto in Scorpione, è un esempio, cioè una forte compresenza, d'accordo, di segni d'acqua. Quindi una persona molto romantica, una persona molto passionale, una persona che si emoziona anche facilmente. Bene, sì, noi segni d'acqua ci emozioniamo terribilmente, quindi una persona anche molto empatica, infatti una persona che sa vedere oltre il velo dell'apparenza, quindi una persona molto rispettosa, una persona leale e soprattutto una persona pulita, d'accordo? Vi ripeto, sicuramente il re di coppe non è più giovanissimo, d'accordo? Quindi grosso modo ha dai 45 anni in su, o anche dai 40 anni in su, comunque una persona ovviamente molto tenera, molto passionale. Ecco, potrebbe essere una persona che è stata sposata, quindi una persona divorziata, separata o in via di separazione, in via di allontanamento dal nucleo familiare. Comunque una persona che ha alle spalle un rapporto importante. Quindi potrebbe essere la seconda esperienza ovviamente con voi, ok? Ecco, questa è una persona, vi ripeto, che anche da un punto di vista professionale ricopre un ruolo importante, quindi una persona, un personaggio di spicco, un uomo affermato che ovviamente però ha sempre lavorato sodo, quindi non gli è mai stato regalato niente, non è una persona sleale, quindi non è una persona che ovviamente cerca mezzucce o strade alternative, d'accordo? Questo sia nel lavoro che anche in amore, quindi è una persona a mio avviso veramente eccellente, soprattutto da avere al proprio fianco. Il re di coppe rappresenta l'amante ideale, d'accordo? Quindi il vero innamorato, ma l'innamorato onesto, ragazze, cioè non una persona che cerca di fare il brillante all'inizio per poi scoprire l'altro volto, come dicevamo prima. Quindi una persona veramente buona, davvero una persona buona, una persona fidata,
ovviamente da avere al vostro fianco, cioè quello che vi colpirà di questa persona, ovviamente essendo un re di coppe, non è solo tanto diciamo immediatamente l'aspetto estetico, ma l'aspetto interiore, cioè questa persona vi piacerà dentro perché noterete in questa persona ovviamente una tenerezza, una dolcezza, un romanticismo che probabilmente voi non trovate da molto tempo in altre persone, d'accordo? Ma vi ripeto, questa è una persona che o andrete a conoscere a breve o che già fa parte delle vostre conoscenze. Persona che però ovviamente se già fa parte delle vostre conoscenze a breve si dichiarerà, questo sicuramente. Quindi qui ovviamente avrete il vostro bel da fare, perché qui c'è questo re di coppe. Vi viene ovviamente consigliato dagli arcani di dare assolutamente udienza a questo re di coppe, perché potrebbe proprio diventare per voi la persona giusta al momento giusto, quella persona che vi avvicina al sole e ovviamente vi porta questa guarigione di cui evidentemente avete bisogno. D'accordo? Arriviamo ora ovviamente alla nona carta, nona posizione, e chiaramente cerchiamo di capire appunto il vostro ambiente professionale, quanto possa diciamo stimolarvi, ma poco o nulla. Qui abbiamo un 4 di coppe, il 4 di coppe parla proprio di noia, quindi obiettivamente ecco il vostro ambito professionale se non altro diciamo non vi ha fornito particolari stimoli in ambito sentimentale e tantomeno erotico. Perché dico questo? Perché ovviamente il 4 di coppe, ragazzi, è una carta che parla di insoddisfazione ovviamente anche da un punto di vista erotico, anzi soprattutto da un punto di vista erotico. Quindi obiettivamente l'ambiente professionale non vi dà particolari stimoli, probabilmente perché sono sempre le stesse persone, perché vi conoscete magari da tempo, perché ormai magari avete anche già avuto modo di frequentare qualcuno e appunto sono proprio quelle situazioni di cui parlavamo poco fa, cioè comunque situazioni che non vi soddisfano, magari con persone impegnate che stanno semplicemente cercando l'amante di turno, lo svago di turno. Quindi comunque l'ambiente professionale vi sta annoiando obiettivamente, quindi in realtà non vi sta dando diciamo quel qualcosa in più che voi avreste meritato e voluto, d'accordo? Quindi sicuramente parliamo di una carta di coppe, cioè voi piacete ad alcuni vostri colleghi o comunque il vostro lavoro magari vi permette di conoscere più persone, però obiettivamente diciamo sono situazioni che comunque vi deludono. D'accordo? Proprio perché sono situazioni molto canoniche, ripetitive, oppure vi ripeto con persone che evidentemente o non vi hanno soddisfatto perché magari non hanno ricambiato il vostro sentimento, oppure persone che comunque vogliono magari soltanto un certo tipo di relazione, d'accordo? Quindi obiettivamente il 4 di coppe parla di noia, cioè un ambiente povero di stimoli, d'accordo? Quindi sicuramente sino ad ora, vi ripeto, il vostro ambito professionale o vi ha fatto conoscere persone sbagliate, oppure persone che comunque magari non hanno mai contraccambiato il vostro desiderio, oppure persone che proprio a voi non piacciono, d'accordo? Quindi purtroppo il vostro ambito professionale da un punto di vista ecco emotivo è sicuramente un ambito particolarmente deludente, proprio perché il 4 di coppe è una carta appunto che parla di delusione, d'accordo? Quindi sicuramente voi piacete a diverse persone, però come potete vedere questa giovane donna pare diciamo un po' ritrosa, ecco, pare più attenta al proprio gatto che a questo corteggiatore, quindi evidentemente ci sono delle situazioni che proprio non vi piacciono o persone che vi ripeto magari proprio in questo ambito vi hanno deluso. Vediamo se invece l'ambito appunto amicale piuttosto che conoscenze varie vi dà degli stimoli. Direi di sì, qui abbiamo un bel cavaliere di denari. Allora ragazzi, qui abbiamo già due personaggi importanti, abbiamo il
appunto re di coppe che o già c'è o arriverà a breve, e abbiamo anche questo meraviglioso e affascinante cavaliere di denari. Allora, il cavaliere di denari ovviamente è un cavaliere, quindi una persona comunque anagraficamente più giovane rispetto ad un re, è comunque appunto una persona dall'aspetto estetico piuttosto intrigante, quindi di solito è una persona che piace molto. Ecco, è una persona, però attenzione perché è di denari, quindi è una, diciamo, persona piuttosto ambiziosa e spregiudicata, quindi una persona che pur di arrivare ad uno scopo farebbe ovviamente qualsiasi cosa, quindi una persona, diciamo, che ha un'intenzionalità nei vostri confronti smaccatamente fisica. Ora, questo cavaliere potrebbe ovviamente o essere appunto una persona che già fa parte delle vostre conoscenze, oppure, come tipico dei cavalieri, potrebbe essere un ritorno dal passato, perché i cavalieri si spostano ovviamente nello spazio ma anche nel tempo, quindi parlano di persone che potrebbero appunto tornare dal passato. Vi ripeto, è una persona spregiudicata, è una persona furbetta, è una persona ambiziosa, legata ai denari, cioè alla materialità. Questo personaggio è totalmente diverso rispetto al re di coppe. Questa non è una persona che punta ad un rapporto sentimentale, questa è una persona che punta alla sessualità e all'appagamento fisico, quindi è un po', diciamo, un personaggio sulla falsariga di quelli che avete conosciuto ovviamente sino ad ora. È chiaro che però è una persona molto focosa, è una persona godereccia, è una persona che ama la sessualità, quindi in caso voi vogliate vivere una, diciamo, relazione passionale, questo cavaliere è e sarà assolutamente disponibile. Vi ripeto, ovviamente senza però farsi castelli in aria, perché è un cavaliere di denari, non è il re di coppe, quindi non è una persona disposta ad impegnarsi. Tra l'altro, i personaggi di denari rappresentano generalmente persone impegnate, quindi potrebbe avere un compagno, una compagna ovviamente al suo fianco, quindi potrebbe non essere una persona del tutto singola, del tutto libera, quindi attenzione. Per quanto riguarda il segno zodiacale, anche ovviamente per aiutarvi a capire chi possa essere, ecco, il cavaliere di denari potrebbe appartenere ad uno dei 3 segni di terra, quindi Capricorno, Toro o Vergine, ovviamente averne l'ascendente in uno di questi 3 ovviamente segni, oppure avere appunto un tema natale ricco di segni di terra nei pianeti principali, quindi potrebbe appunto avere Marte e per esempio Venere in Capricorno, d'accordo? E Luna in Toro, quindi comunque diciamo una caratterialità particolarmente votata alla sessualità, all'appagamento fisico, però soltanto a quello, d'accordo? Questa persona, vi ripeto, o fa già parte delle vostre conoscenze, oppure una persona che torna dal passato. D'accordo? Quindi una persona che, vi ripeto, fa parte delle vostre conoscenze, delle vostre amicizie, può essere per esempio anche un professionista dal quale ogni tanto ovviamente vi recate per delle consulenze, potrebbe essere il vostro commercialista, parlando appunto di un cavaliere di denari, cioè comunque è una persona che sicuramente dal vostro punto di vista è una persona molto affascinante, cioè fisicamente vi piacerà, questo è il classico belloccio, d'accordo? Però attenzione, perché il cavaliere di denari, ecco, ha un concetto di fedeltà un po' tutto suo. Quindi non è il re di coppe, d'accordo? Cioè non è una persona necessariamente seria, d'accordo? Potrebbe essere anzi al contrario una persona che in qualche modo ha già dei pensieri su di voi, ma sono molto chiari, cioè questa persona vuole dei rapporti fisici con voi, non vuole un rapporto sentimentale, proprio perché potrebbe essere impegnata questa persona, quindi attenzione ragazze, ovviamente ripeto, al farsi troppo i castelli in aria.
con questo personaggio. Però vi ripeto, c'è una persona più giovane del re, quindi ovviamente potrebbe avere dai 45 anni in giù, ovviamente quindi dai 30, 35, 40, 45 anni, quindi un'età diciamo mediana, però un bel furbetto questo, perché questo è spregiudicato, quindi attenzione anche magari a qualche bugia di troppo, proprio per diciamo cercare di intortarvi, ragazzi, questo è il classico furbetto che mira ad una determinata cosa. Per carità, in caso voi vogliate vivere una relazione con questa persona che sia molto appagante da un punto di vista fisico, va benissimo. Ecco, in questo cavaliere trovereste sicuramente il massimo, su questo non ci piove. Attenzione però in caso voi iniziaste a provare magari qualcosa in più, perché poi questo è un po' uno che, come tipico dei cavalieri, tende a fuggire, d'accordo? Quindi i cavalieri si spostano, quindi tendono anche a scappare di fronte magari al notare da parte vostra qualcosa in più da un punto di vista sentimentale. Quindi i cavalieri vanno sempre presi un pochettino, ovviamente con le pinze e con lucidità, ragazzi, con razionalità, d'accordo? Poi ovviamente sta a voi decidere e scegliere che tipologia, ok, di rapporto avere chiaramente in questo momento. È chiaro che con il cavaliere di denari non si può pretendere di avere la storia d'asso di coppe, d'accordo? O non so, ad esempio il sesto arcano maggiore, gli amanti, cioè stiamo parlando di altro, d'accordo? È più simile al demonio come arcano maggiore, che per carità va benissimo, però bisogna essere consapevoli di ciò che si sta cercando, questo sicuramente. Però siamo già due, qui ne abbiamo già due, quindi re di coppe e cavaliere di denari. Quindi voglio dire, non vi manca e non vi mancherà la materia prima, vogliamo ovviamente sottolineare questo perché è importante. Arriviamo appunto alle 3 carte in particolar modo ovviamente dedicate al futuro e ovviamente in 11ª posizione abbiamo un altro re, il re di bastoni. Allora ragazze mie, non vi manca qui veramente la materia prima, l'ho appena detto. Qui abbiamo addirittura un altro personaggio, questa volta un re di bastoni, ovviamente quindi una persona comunque adulta tanto quanto il re di coppe, una persona che ovviamente, come tipico di questa 11ª posizione, quindi la linea di tendenza futura, quindi una persona che sicuramente a breve vi cercherà, perché i re parlano proprio di, diciamo, un contatto, comunque una dichiarazione pratica, perché parliamo di bastoni, quindi una persona che si farà avanti, d'accordo? Proprio per cercare ovviamente di vedervi, di frequentarvi e chiaramente di avere rapporti con voi, perché qui parliamo di un re di bastoni. Quest'uomo ovviamente, vi ripeto, similmente a quanto detto per il re di coppe, è un uomo adulto, generalmente dai 40-45 anni in su, è una persona che anche in questo caso potrebbe aver avuto comunque un rapporto, una storia importante alle spalle, è una persona leale, perché parliamo di un re di bastoni, quindi una persona leale, è una persona trasparente, è una persona molto diretta, anche ovviamente tipico dei bastoni, quindi una persona che non ci girerà troppo attorno e non è una persona furba, cioè non è una persona che arriverà da voi fingendo un interesse di chissà quale tipo per in qualche modo ottenere qualcosa da voi estorcendovelo, diciamo, ok? Questa è ovviamente una persona che in maniera molto chiara vi farà capire che voi gli piacete fisicamente, che vi desidera, che vuole frequentarvi, ovviamente però senza andare momentaneamente troppo oltre. È un re di bastoni, quindi la possibilità di costruire una storia c'è pienamente. Ovviamente però vuole chiaramente iniziare primariamente la frequentazione per poi vedere ovviamente come andrà, cioè una persona impetuosa per quanto riguarda la sessualità, per quanto riguarda invece i sentimenti tende comunque a, diciamo, andarci un pochino di più con i piedi di piombo, però non è uno lento, non è un re di spade.
Per quanto concerne l'astrologia, per ovviamente aiutarvi anche ad identificare questo re di bastoni, generalmente appunto i personaggi di bastoni appartengono ai 3 segni di fuoco, quindi Leone, Ariete e Sagittario, oppure potrebbe ovviamente avere l'ascendente in uno di questi 3 segni zodiacali, oppure potrebbe avere un tema natale ricco ovviamente di questi segni di fuoco appunto nei pianeti principali che vanno a strutturare la personalità. Tipico ad esempio del re di bastoni potrebbe essere Marte in Ariete o un bel ascendente ad esempio in Leone, quindi comunque una persona sicura, fiera, una persona orgogliosa che ama la conquista, perché è tipico del re di bastoni amare la conquista, ma comunque mai ingannando l'altro, d'accordo? Ovviamente, essendo un re di bastoni, questo re potrebbe essere un amico. Quindi potrebbe far già parte delle vostre comunque conoscenze, magari anche da tanto tempo, un amico che ovviamente potrebbe però poi decidere un giorno di confessarvi il suo desiderio nei vostri confronti, quindi il fatto che in realtà non vi veda unicamente come amiche, d'accordo? Quindi potrebbe essere una persona che già fa parte, ovviamente, della vostra cerchia di conoscenze, perché i re rappresentano sempre qualcuno che già il consultante o la consultante può conoscere, i cavalieri persone del passato, i fanti ovviamente generalmente delle novità, d'accordo? Quindi in questo caso, anche in questo caso, il re di bastoni potrebbe già essere qualcuno che fa parte ovviamente delle vostre conoscenze. Anche in questo caso le tempistiche sono veloci, parliamo di bastoni e ovviamente in particolar modo di un re, quindi comunque una persona che agirà comunque entro le prossime settimane, una persona che inizierà a corteggiarvi o comunque che vi farà capire in maniera direi piuttosto chiara di essere appunto interessata a voi da un punto di vista strettamente ovviamente passionale, d'accordo? Quindi il re di bastoni è comunque qualcuno che è interessato sicuramente a voi immediatamente da un punto di vista fisico, è comunque una persona leale, quindi non viene da voi per ingannarvi, ma comunque una persona che potrebbe garantirvi tanta passione e ovviamente tanta soddisfazione, ecco, da quel punto di vista. Abbiamo visto che voi vorreste come regine appunto di denari proprio, se non altro almeno una soddisfazione in questo, ecco, sicuramente questo re di bastoni non vi farà mancare ovviamente nulla di tutto ciò. Oltretutto, vi ripeto, è una persona moralmente più pulita rispetto al cavaliere di denari, che invece abbiamo visto è una persona un po' furbetta e bugiardella. Quindi il re di bastoni, esattamente come il re di coppe, rappresentano probabilmente proprio partner ideali, perché sono persone più mature, più sagge, consapevoli e ovviamente anche più capaci di prendersi delle responsabilità nel momento in cui appunto andranno a conoscere un'altra persona, d'accordo? Cioè sono persone che non illudono tendenzialmente, d'accordo? Ed ora arriviamo alla penultima posizione, sempre in riferimento al futuro, e qui abbiamo il 7 di coppe. Sorrido perché è la carta della scelta, dico, ma va? Cioè, con tutta questa, diciamo, marea di gente che ovviamente si proporrà a voi, cavaliere di denari, re di coppe, re di bastoni, ci sta che voi vi fermiate un attimo a scegliere, a riflettere, ragazze, ci sta, Allora, il 7 di coppe è ovviamente la carta per eccellenza ovviamente della presa di posizione, chiaramente della scelta, quindi ovviamente voi dovrete capire ovviamente tra tutte queste persone chi può rappresentare per voi la persona più giusta. È una carta di coppe, quindi sicuramente voi andrete a preferire ovviamente la persona che maggiormente vi farà sentire amate, perché il 7 di coppe parla sì di tante opzioni, di tante possibilità, ma ovviamente proprio della necessità di andare a colmare comunque un desiderio d'amore molto importante. Quindi sicuramente diciamo che il piatto della bilancia penderà sicuramente tra chi
tra queste tre persone ovviamente vi darà maggiormente amore e sentimento, cioè chi vi farà sentire chiaramente più amate, rispettate, oltre che desiderate, cioè voi non avete intenzione giustamente di fermarvi al solo aspetto estetico piuttosto che al solo appagamento fisico, vorrete qualcosa di più. Il 7 di coppe parla comunque di un impegno serio che voi vorrete ovviamente portare avanti con una persona che abbia altrettanto le vostre stesse intenzionalità. Il 7 di coppe parla sì di un momento iniziale di confusione, perché il 7 di coppe parla un po' di caos avendo tante opzioni, ma parla anche di una scelta definitiva che ovviamente va a superare questo momento iniziale di confusione. Quindi, ripeto, il 7 di coppe è una carta bellissima che parla di conquista, parla di un ciclo completo finalmente che ovviamente giunge al termine, quindi la guarigione che avevamo previsto prima ci sarà ovviamente, da un punto di vista sicuramente emotivo, quindi sicuramente riuscirete a superare, diciamo, anche dei conflitti interiori che situazioni negative del passato possono avervi causato. Una carta molto bella che parla di sviluppi anche quasi insperati, d'accordo? Parla di incontri molto belli, parla anche di riappacificazione, quindi potreste anche in qualche modo andare a consolidare un rapporto che magari si era interrotto, perché parla anche di un rapporto riallacciato dopo un periodo di crisi, il 7 di coppe. Quindi parla di fedeltà, parla di perdono, appunto, parla di guarigione. È una carta che parla proprio di ripresa, di rinascita, la rinascita dalle proprie ceneri, d'accordo? Ecco, vi ripeto, è una carta che parla di incontri, è una carta che parla di contatti, in particolar modo il 7 di coppe è una carta che parla di una telefonata importante. Ossia, sicuramente voi avrete modo di parlare con una persona, una evidentemente tra queste, ecco, a seguito di questa telefonata o anche colloquio vis-à-vis, voi riuscirete a trarre le giuste conclusioni per riuscire a decidere e a capire effettivamente se possa essere o meno il caso di iniziare una storia con questa persona o riallacciare il rapporto con questa persona, cioè i dialoghi, come tipico delle carte di grado settimo, rappresentano, diciamo, l'elemento base che permette l'evoluzione del consultante o della consultante, in questo caso 7 di coppe, quindi un dialogo basato su sentimenti, per esempio in cui una persona può chiedervi scusa, in riferimento a situazioni del passato, quindi una persona che comunque ritorna da voi per cercare di riallacciare comunque un rapporto importante. È chiaro che comunque è una carta che parla di impegno, d'accordo? Quindi qui c'è un rapporto di coppia per voi in arrivo. Vi ripeto, a seguito o di un riallacciare un rapporto con una persona del passato o iniziare un rapporto completamente nuovo. Ora ragazzi, per quanto riguarda le tempistiche, il 7 di coppe si abbina ai giorni dal 28 di settembre al 1 di ottobre. Quindi sicuramente voi inizialmente entro le prossime settimane, i prossimi mesi avrete comunque queste nuove frequentazioni, tutto questo parterre di gente che ovviamente si farà avanti nei vostri confronti, di cui capirete bene le intenzioni. Evidentemente avrete anche modo, a mio avviso, con questo 7 di coppe, diciamo, di frequentare un po', ecco, queste persone contemporaneamente, o comunque avrete modo di sentire prima uno poi l'altro, comunque di accavallare, perché il 7 di coppe parla di più possibilità contemporaneamente, quindi avrete modo comunque di parlare, rivedere, risentire o conoscere comunque queste persone contemporaneamente e successivamente verrà da voi fatta una scelta, ovviamente a fine estate, quindi tra settembre e i primi giorni di ottobre, d'accordo? Quindi fine estate, inizio autunno, qui c'è una nuova storia per voi. Vi ripeto, potrebbe essere anche un ritorno dal passato, un andare a riallacciare una storia che si era interrotta ovviamente da tempo, a seguito in particolar modo di una telefonata o comunque di un colloquio che per
per voi sarà assolutamente importante perché vi farà capire quale possa essere la scelta giusta per voi. Ed ora arriviamo appunto all'ultima posizione. E qui abbiamo, ragazze, l'imperatrice, vi innamorate? Allora, una carta bellissima tra l'altro, cerchiamo appunto di capire, stavo dicendo, il futuro, appunto da un punto di vista sentimentale. Allora, ragazze mie, la carta dell'imperatrice è una carta che parla d'amore, è una carta che parla di sentirsi bene, sentirsi appagate, sentirsi amate, desiderate. È una carta che parla di bellezza, è una carta che parla del prendersi cura anche del vostro aspetto, cioè voi vi sentirete molto più belle, più desiderabili. È una carta che parla di salute, è una carta che parla di energie, d'accordo? Quindi vi sentirete molto più forti, vi sentirete amate, vi sentirete più energiche, molto più allegre e anche ovviamente affascinanti. Quindi dedicherete proprio quel tempo di cui vi parlavo prima con il 4 ovviamente di spade, dedicherete proprio quel tempo a voi stesse. Sarete, diciamo, promotrici di voi stesse, d'accordo? E lo farete alla grande perché è una carta che parla di progresso ed è una carta che parla di rapporto di coppia, d'accordo? Quindi sicuramente è una carta che parla di colloqui, è una carta che parla di incontri, una carta che parla di chiarimento, quindi sicuramente avrete modo di parlare molto con tutte queste persone, ve lo dicevo con questo 7 di coppe, avrete modo di chiarire anche ovviamente in voi stessa effettivamente quale possa essere la persona giusta e qui c'è un rapporto di coppia. Ma è anche una carta che parla di passione, una carta che parla anche di sessualità, è una carta che parla anche di fertilità, quindi in caso voi vogliate comunque dei figli, l'imperatrice può ovviamente prevedere anche eventualmente una gravidanza. È una carta che parla di tenerezza, di dolcezza, di fedeltà, di lealtà, di fidanzamento, comunque della nascita di un vero e proprio rapporto, d'accordo? Ovviamente con un'imperatrice, una donna, una regina che è divenuta imperatrice, cioè consapevole di ciò che vuole, di ciò che fa bene per se stessa e a se stessa e obiettivamente di una donna che sa chi vuole. Quindi voi riuscirete sicuramente ad effettuare una scelta al di là, vi ripeto, magari di un momento di confusione, ma sicuramente una carta che parla di protezione proprio da parte del karma, del destino. Grazie però ad un elemento fondamentale dell'imperatrice, l'intelligenza, il dinamismo mentale. L'imperatrice non è solo una donna bella, è una donna intelligente, una donna pratica, è una donna che ha intuito e lo mette a frutto. D'accordo? L'imperatrice non è solo il trionfo della femminilità e della sessualità, è una donna anche furbetta. È una donna che attraverso il linguaggio, la comunicazione, appunto i tanti colloqui che avrete, quindi momenti dialogici, riuscirà a capire chi ha realmente di fronte a sé. Quindi con furbizia, con attenzione, riuscirete a capire quale possa essere la persona giusta per voi. Quindi sicuramente qui ci sono molte persone che sono e saranno interessate a voi. Vi ripeto, re di coppe, cavaliere di denari, re ovviamente di bastoni. Tutte situazioni molto importanti, ma tutte diverse. Sono persone diverse, dalle intenzionalità differenti e dal carattere diverso, l'uno dall'altro. Ovviamente spetterà a voi riuscire a capire quale tra queste persone possa essere la persona più giusta. D'accordo? L'imperatrice ha comunque tempistiche tutto sommato veloci, quindi stiamo parlando di qualche mesetto, quindi ci conferma ovviamente l'estate e l'inizio dell'autunno, periodo molto importante per una svolta sentimentale. Una svolta che però deve includere, come dicevamo prima con il 4 di spade verso la carta del sole, una chiusura con situazioni negative del passato e un prendersi cura di voi stesse.
perché l'imperatrice è una donna intelligente, è una donna ferma, è una donna coraggiosa, è una donna determinata che prima di ogni altra persona protegge se stessa, è una donna conscia, consapevole del proprio valore, è una donna che sa di valere, ma non soltanto perché è una bella donna, ma perché è una donna che ha dentro tanto da dare e che perciò merita il rispetto. L'imperatrice comanda, quindi mi raccomando, è necessario pretendere rispetto da parte delle altre persone, avere idee ben chiare, comunicarle in modo altrettanto chiaro e pretendere altrettanta chiarezza da parte degli altri. I giochini, la manipolazione, tutto ciò che può ferire e illudere deve essere tenuto lontano. Le persone ambigue, poco chiare, vanno allontanate. D'accordo? Perché sono persone che provocano ansia, sono persone che provocano situazioni di inconcludenza, inutili attese e perdita di tempo. La vita è troppo importante per ovviamente essere sprecata dietro a persone che giochicchiano. D'accordo? Vivete ogni singolo istante appieno, ragazze, date importanza ad ogni singolo momento, continuate per la vostra strada e tagliate con persone sbagliate e che vi hanno fatto stare male. D'accordo? Voi avete pieno diritto, come tutti, alla felicità. Persone, vi ripeto, negative, ambigue, bugiarde, che hanno mentito, che hanno tradito, che hanno giocato, lasciamole fra di loro. Lasciamo che giochino, sì, nel parchetto fra di loro. Voi andate avanti con la vostra vita, perché la vita è troppo preziosa. Io lo ripeterò sempre fino allo sfinimento. D'accordo? E l'imperatrice parla proprio di questo, di una donna che diventa consapevole dell'importanza della vita, del suo cuore e del prendersi cura di sé, per cui nessuno deve più permettersi di ingannarvi. D'accordo? Quindi lucidità, forza, coraggio, la determinazione della regina di spade e ovviamente il prendersi cura di sé, l'intelligenza e la furbizia dell'imperatrice, oltre che anche occuparvi eventualmente anche del vostro aspetto, sentendovi più belle, più piacenti, ma perché no? D'accordo? Curate entrambi gli aspetti, esteriore ed interiore. D'accordo? Quindi un mix veramente fondamentale che servirà ad attirare molte persone, le persone giuste, perché lo abbiamo detto, la regina di spade blocca e screma, quindi continuate a scremare, d'accordo? Dunque, direi stesa effettivamente molto bella, una stesa che parla di un'evoluzione, parla di una rinascita, di una fenice che rinasce ovviamente dalle proprie ceneri, di una donna che diventa molto più consapevole e che finalmente riesce ad eliminare tutte queste zavorre che fanno parte ovviamente del passato e che, ragazzi, chiaramente tendono a rubare veramente troppa energia. Di conseguenza andiamo avanti, questa imperatrice lo saprà fare veramente in maniera eccellente. Dunque, come sempre, ovviamente mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, noi ovviamente ci rivedremo presto.